Ciao ragazzi, eccoci qua al video tutorial numero 7 di Master Tutorial numero 7 di mira e allineamento. Ci saranno adesso nei prossimi video un paio di video, 2-3 video per migliorare l'aspetto dell'allineamento e della forza, ok? Della forza su cui imprimiamo nei nostri tiri, ok? Perché è fondamentale, oltre ad avere una buona mira, avere una giusta forza, ok? Niente, iniziamo il video. Adesso, prima di iniziare il video, volevo salutare e ringraziare gli ultimi nuovi iscritti. Grazie ragazzi, grazie che vi siete iscritti al canale, ne sono molto contento, ok? Se avete delle domande, delle curiosità, ok, potete contattarmi nei commenti. Io, se so, vi rispondo ben volentieri, ok? Grazie mille e per adesso iniziamo il video. Eccoci qua ragazzi a questo esercizio molto utile. Allora, come vedete, la prima pallina gialla gli facciamo fare un diamante di distanza, la seconda 2 diamanti e cercare di essere il più preciso possibile su queste linee. Ovviamente non è facile. Questo serve per migliorare la forza. Mentre io colpisco, conto i giri palla che do, addirittura a volte anche il mezzo giro, ok? Questo sistema qua l'ho imparato all'italiana, che ci sono alcuni campioni che contano il giro palla per essere il più preciso possibile. Dunque faccio un tiro, conto 3 giri, 4 giri, mi sono dato una numerazione così della mia forza, ok? 1, 2, 3, do il colpo e conto così 4, 5 secondi dove voglio arrivare. Ho notato che si migliora di parecchio la posizione della nostra palla, ok? Della nostra biglia battente. Finito questo esercizio, come potete vedere, ricolpisco le palle e cerco di avvicinarle tutte vicino alla sponda dalla mia parte, lì, dal lato lì dove c'è la linea verde, ok? Cerco di avvicinare tutte le palle a quella sponda lì, sempre contando i giri che do. Prima di tirare conto, vado in posizione, conto, do forza, non so, 3 giri, 4 giri, faccio 1, 2, 3, 4 e colpisco, faccio 1, 2, tac. Quando colpisco conto i giri palla, ok? Adesso ve lo faccio vedere tipo sull'ultimo. Ecco, vado, non so, questa è la biglia verde, la biglia 6, faccio forza 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Ognuno ovviamente si deve creare il proprio, diciamo, tachimetro, il proprio dispositivo che accende quando ha bisogno di fare dei tiri con della forza, dei tiri di precisione, ok? Perfetto. Ecco qua anche un altro esercizio che cerco di colpire e avvicinare la mia biglia bianca alla buca, alla tasca opposta. In questo caso qua ho sbagliato perché è entrata dentro, invece in questo caso qua sono andato moltissimo, cioè praticamente perfetto, alla buca d'angolo. Io voglio andare il più vicino possibile. Questo invece è un tiro per migliorare il mio allineamento a spingere, ok? 2 palle in posizione e quando si dà il colpo a spingere bisogna cercare di fare entrare tutte e 2 le biglie, o perlomeno andare il più vicino possibile con la biglia battente bianca. Quello dimostra quando si è perfettamente allineati, quello è il metro di misura per dire sì, sono andate tutte e 2 in buco, sono andato molto vicino, perfetto, vuol dire che ero ben allineato, ok? 2 palle diritte. Guardate anche questo tiro qua, ok? Perfetto, lì ho sbagliato di poco, però va bene. Si è andati via dritto. Più si aumenta la forza, più si tende a sbagliare. Ecco, questo è molto importante. Nel tiro a spingere, quando si alza la stecca, non bisogna ricordarsi di alzare sia la parte anteriore della stecca, ma anche la parte centrale, posteriore, ok? Come vedete, infatti, vi ho messo 2 frecce, una davanti e una nella parte dietro. Voi alzate per dare il colpo a spingere, si alza tutta la stecca, ok? Non solo la parte dietro, se no viene un colpo differente, cambia
cambia proprio il rumore, si alza praticamente il centro viene alzato, ok? Se no cambierebbe, se uno alzasse solo la parte dietro, verrebbe fuori un altro corpo, si perderebbe anche un po' di precisione. Provate anche questi accorgimenti qua. Poi ognuno si deve tarare ovviamente con le proprie caratteristiche, è sempre una questione di tararsi. Io vi posso dare degli spunti, delle idee, degli argomenti su cui valutare, su cui andare a pensare, a riflettere, poi sta a voi da casa, dal posto dove vi allenate, a migliorare queste soluzioni, ok? A farle vostre, ok? A studiarci sopra. Questo è un altro tiro a spingere che bisogna imbucare e andare sul panno di posizione, nel mio caso arancione, con la palla bianca, per acquisire una miglior spinta, ok? Una miglior spinta e una miglior posizione. È un tiro anche questo molto importante. Come al solito io vi do sempre degli spunti su cui riflettere, su cui ragionare, poi dovete arrivarci da soli a dire sì, faccio questo, più aggiungo questo o tolgo questo, che magari faccio una cosa di troppo. Anche non esagerare e complicarsi la vita, ognuno per il proprio livello deve cercare di arrivare a usare le proprie conoscenze, a volte anche troppe, magari può essere anche una cosa sbagliata. Ecco qua, questo è un bel tiro che mi piace, fare questo tiro a spingere qua, che è molto utile, ok? Perfetto. Guardate anche questo, la stecca quando si alza, come ho detto prima, guardate, quando si alza come parte bene il tiro, con la stecca si alza tutta per farlo partire dritta, e si tiene anche solo con 2 dita. Sui tiri lunghi la chiusura della stecca va anche solo con 2 dita, ok? Ecco qua un altro esercizio molto utile. Bisogna colpire la palla, la nostra palla numerata, mandarla in buca, lasciare al posto della palla bianca, mettere l'altra, mai superare la metà campo, ok? Ve lo faccio vedere anche da più angolazioni. Questo serve per migliorare sempre la forza sul tiro, ok? Conoscere la propria forza che si deve usare, ok? Io adesso ve ne ho fatto vedere qualcuno di questi esercizi per darvi sempre degli spunti. Questo è un altro esercizio utile, che lo uso parecchio. Si fa una decina di palle, poi adesso dipende quanto uno ha voglia o tempo, ok? Quando si fa l'esercizio bisogna sempre cercare la posizione perfetta, andare proprio a scorporare al massimo, cercare di conoscersi, ok? Innanzitutto bisogna anche conoscersi come giocatore, ognuno di noi ha delle caratteristiche, delle qualità che deve conoscere per poterle tirare fuori. Sembra facile non passare la linea, ma non è proprio facile, bisogna prestare sempre un attimo di attenzione dove si finisce con la palla bianca, ok, perché sono sempre comunque colpi a spingere. In partita ci possono tornare molto utili. Non esagerare con la forza, ok. Perfetto, c'è ancora un tiro, qui siamo andati proprio al pelo. Perfetto, ok. Ecco qua, quando si colpisce su questi tiri qua bisogna lasciar lavorare la stecca, impugnarla con 2 dita, vedete che vi faccio vedere. Il terzo dito serve solo più per appena una regolazione finale, però la presa è a 2 dita su questo genere di colpi qua a distanza. Lasciar lavorare la stecca, ricordatevelo. Poi provate, se vedete che magari non vi trovate bene cambiate, però l'importante è provare queste soluzioni. Ecco qua un altro esercizio a spingere, qua bisogna colpire e ritornare con la nostra palla battente nella nostra metà campo, ok? Poi posizionare di nuovo la palla dove si vuole,
Io adesso qua l'ho fatto su 4 palline, si può fare su 5, 6, 7 palline, su quello che uno vuole, ok? Ovviamente per questioni anche di tempo adesso vi sto facendo solo vedere come ci si può migliorare questo aspetto qua. Poi più avanti farò anche degli esercizi, che lì farò poi video solo di esercizi, che senza parlare, che vi do delle idee. Ok, ecco, questo è stato un errore perché la palla non è tornata nella mia metà campo, ok? Adesso questo è un altro tiro, ci sarà un altro errore, perfetto, perché la palla è andata imbucata, sì, ma la mia palla bianca non è tornata nella mia metà campo. Perfetto, ok, eccoci qua ragazzi, perfetto, gli esercizi di oggi, il video di oggi è terminato, ok? Abbiamo lavorato sui punti della forza, ricordatevi di contare i numeri del giro palla, quanti giri fa la palla, che è una cosa importante, e sui tiri lunghi a distanza di provare a lavorare la stecca solo con 2 dita, ok? Usare il terzo dito proprio solo per dare l'ultima regolazione, però l'appoggio della stecca su 2 dita è molto importante anche quello, ok? Niente, per oggi è tutto, ciao ragazzi, buon biliardo, divertitevi, ciao raga, ciao ciao ciao.